Noi ci troviamo intanto a Isola del Gran Sasso, in quella che viene chiamata la Valle Siciliana, richiamando un po' quella che era la divisione dell'Italia appunto pre-unitaria, quindi di conseguenza questa zona si chiama Siciliana, anche se ci troviamo in regione Abruzzo, ci troviamo all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo. Questi nostri territori un po' a seguito dei terremoti che hanno interessato la nostra zona e anche quelle che sono state le grandi nevicate che hanno distrutto le zone soprastanti a Isola del Gran Sasso, a un certo punto ha vissuto un momento di spopolamento e dalla stessa parte anche i giovani che non riescono più a vedere questo territorio come un loro territorio di rinascita, di inserimento lavorativo. E ovviamente sono dei territori votati da sempre all'agricoltura e alla pastorizia e quindi di conseguenza cercare di immettere un giovane all'interno di questi contesti non solo non era facile, ma in alcuni momenti i giovani non si rivedevano più, si vedono magari più proiettati nelle grandi città e in quello che è un contesto di consumo, di economia, di marketing e non pensano che anche qui a Isola possano nascere delle belle esperienze. Noi alla fine abbiamo messo insieme circa 35 NEET, di cui buona parte sono divisi tra ragazzi migranti, ragazzi italiani. I'm Sadat, 23 years old I have, and I'm from Afghanistan. I come by one scholarship here to study at agriculture, sustainable agriculture. Beside the studying, I do practical exercise. When you study and also you do experience, it's more important for me. Spesso i giovani, sia italiani che stranieri, che arrivano a quello che è lo sportello d'ascolto, hanno delle insoddisfazioni rispetto a quello che è il mondo che li circonda, nello specifico quella che è la nostra realtà. Questo perché magari prima di arrivare allo sportello hanno tentato varie volte di chiedere, e magari da una parte per motivi economici, da una parte per magari non volontà delle famiglie di accogliere quello che era il loro vero sogno, si sono ritrovate a un certo punto a screditare loro stessi il loro sogno. Quindi quel sogno in cui loro credevano è diventato in realtà vuoto di significato. In Afghanistan we have a very typical agriculture. It means they are very old and traditional agriculture. So we achieve new method of agriculture by the way we can share my ideas to my people in Afghanistan. It's my biggest plan. Grazie al progetto dell'8 per 1000 della Soka Gakkai si è riusciti a creare un connubio con l'Università di Teramo, che quindi ha aperto le porte delle facoltà, in particolar modo di biotecnologie e di veterinaria, perché sono le due facoltà interessanti e interessate da questa progettualità. Di conseguenza è nato proprio un percorso ad hoc per i nostri NEET di biotecnologie in ambiente agricolo e per la trasformazione degli alimenti. We do cheese. It means we're making cheese, how to make cheese, and also we produce honey. E questo si sposava e si sposa perfettamente con il progetto del caseificio e ovviamente poi con l'apicoltura che in un territorio come quello del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove non ci sono pesticidi, non si possono utilizzare appunto agenti che in qualche modo vadano a limitare la biodiversità, ha fatto sì che il progetto di inserimento di queste 200 api fosse anche vitale per un territorio, proprio per quello che sappiamo che è il lavoro che fanno le api, che non è solo il miele ma è anche un lavoro appunto di impollinazione e di rinascita del territorio. Spesso la discriminazione e il razzismo non è semplicemente quello di cui sentiamo parlare. Discriminare una persona è anche non riconoscere a quella persona delle aspettative di vita che vadano oltre il raccogliere i pomodori, pensare che lui possa essere un veterinario, pensare che lui possa essere un ingegnere dell'agricoltura. Non è scontato, perché purtroppo il razzismo è anche questo, cioè non riconoscere l'altro come portatore di valori e di conoscenze. Immaginare che tra qualche anno i ragazzi formati con questo progetto possano insieme con noi scrivere dei progetti di cooperazione internazionale vuol dire veramente aver avuto una visione visionaria.